In questa lezione parleremo di una specialità gastronomica della nostra terra che nella Valle del Panaro, dalla parte bolognese, prende il nome di crescentini, mentre invece nella parte modenese della Valle del Panaro prende il nome di gnocco fritto, anzi il gnocco fritto, che grammaticalmente può sembrare sbagliato, ma venendo dal dialetto al gnoc fret, noi lo chiamiamo così. Siamo arrivati alla preparazione di una delle specialità gastronomiche emiliane il cui nome è tra i più dibattuti, perché a Bologna si chiama crescentina, a Parma si chiama torta fritta e a Modena al gnoc fret, il gnocco fritto. Chiamatelo come volete, ma a mio parere è una cosa molto buona, quindi passiamo sopra il nome e andiamo alla preparazione, ok? Allora, ingredienti. Sempre rimandandovi al ricettario per le grammature, abbiamo la farina 00, lo strutto, sale, lievito, acqua frizzante e latte. Andiamo a incorporare latte e acqua frizzante insieme al lievito che andiamo a sbriciolare. Io a queste ricette sono molto affezionato perché praticamente le ho imparate a fare quando andavo in vacanza con tutta la mia famiglia in montagna, in questo paesino che si chiama Montese, nella Valle del Panaro, che si trova abbastanza vicino alla provincia di Modena e alla provincia di Bologna. Da qui la conoscenza di tutte le differenze linguistiche di preparazione che ci sono in zona. Allora, una volta che abbiamo sciolto per bene il nostro lievito, passiamo alla farina che mettiamo nel nostro ciotolone e pian piano aggiungiamo la nostra mistura di acqua, latte e lievito. Poi pian piano dopo ci sporchiamo le mani anche. L'utilizzo dell'acqua frizzante è perché dà una maggiore leggerezza all'impasto. Ecco, una volta che gli abbiamo dato un po' di forma, è ora di metterci le mani. Dopo poi lo passeremo sul tagliere per dargli una migliore forma. A questo punto aggiungiamo anche un po' di sale. Continuiamo a impastare, diamo un'aggiuntina d'acqua, aggiungiamo un pochino di acqua frizzante per raggiungere una migliore idratazione dell'impasto. Cominciamo ad aggiungere anche il nostro strutto. Nell'impasto mettiamo lo strutto perché dà una leggerezza e una morbidezza maggiore a quello che poi è il risultato finale che vogliamo ottenere. L'impasto che otteniamo qua ha una bella morbidezza che ci serve perché il nostro prodotto finale deve poi essere come una bolla. Ecco, a questo punto possiamo passare l'impasto sulla spianatoia per renderlo maggiormente liscio, continuando ad impastare ancora 5-10 minuti. Passiamo il nostro impasto sulla spianatoia, continuiamo a tirare un po', perché vogliamo che sia bello liscio, pronto da metterlo poi in lievitazione. Ci facciamo aiutare sempre naturalmente con un po' di farina che abbiamo spolverato sulla spianatoia per far sì che non si attacchi, ma poca perché non vogliamo che si secchi troppo.
Adesso l'impasto lo passiamo in una ciotola leggermente unta per far sì che non si attacchi. Lo copriamo con un canovaccio da cucina o con la pellicola e lo lasciamo lì per il tempo necessario affinché si duplichi o triplichi la massa. Ecco, il nostro impasto ha raddoppiato, quasi triplicato il suo volume. Prendiamo, lo mettiamo in spianatoia, gli diamo una lavorata. Per poi stenderlo e tagliarlo. C'è una morbidezza spettacolo. L'impasto è bello liscio. Facciamo 2 pezzi magari. Ok, allora abbiamo infarinato bene il nostro piano di lavoro, infariniamo anche il matterello e cominciamo a stendere. Se ne abbiamo bisogno prendiamo dell'altra farina, lo stendiamo pian piano, arriviamo a uno spessore sottile sottile, dobbiamo tirarlo, altrimenti viene un gnocco troppo grosso e non ci piace. Ci vuole della pazienza. Una cosa importante è fare delle pieghe anche. Faccio le pieghe perché è più facile poi che venga gonfio, perché deve essere vuoto dentro per essere più leggero. Oh, ecco, abbiamo finito di stendere il nostro impasto, abbiamo raggiunto una sottigliezza sufficiente per cominciare a tagliare le nostre crescentine, come dicono a Bologna, o il gnocco fritto, come dicono a Modena. Creeremo delle losanghe in forma abbastanza irregolare. Pronti per la frittura dentro il nostro strutto bello caldo. Allora, la cottura la faremo come da tradizione nello strutto, dato che lo strutto raggiunge più facilmente una temperatura più alta, un punto di fumo più alto. Si può utilizzare anche l'olio di girasole alto oleico, per esempio, o altri oli che comunque sono adatti alla frittura. Se abbiamo un termometro, controlliamo di essere arrivati a 170-180 gradi. Qua siamo andati un po' oltre, abbassiamo un attimino e se non abbiamo il termometro facciamo una prova con un pezzettino piccolo, ad esempio. Lo buttiamo dentro e lasciamo lì che cominci a venire su. Si gonfia. Lo lasciamo girare un po' nello strutto bollente, non c'è bisogno di tantissimo tempo, dato che qua abbiamo una temperatura, come abbiamo visto, abbastanza alta. Dobbiamo soltanto arrivare ad avere una doratura che ci soddisfi. In questo caso, da questa parte è già dorato sufficientemente, quindi lo prendiamo e lo passiamo nella nostra carta assorbente. Andiamo avanti con le nostre losanghe che abbiamo fatto. Gonfia, bellissimo. Lo giriamo avendo attenzione sempre di controllare la doratura. Dobbiamo cercare di non andare oltre. Deve essere bello gonfio, bello... Ecco, guarda che bello, guarda che roba. Questo è un gnocco fritto che ci piace tantissimo. È bellissimo così. Quando è gonfio così ci dà grandissime soddisfazioni. Un passaggio in carta assorbente.
passiamo alle altre. Op. La cosa importante per far sì che venga questo gonfiore, oltre alla temperatura e allo shock che prende la losanghina di pasta che buttiamo dentro, viene proprio dal fatto che nella stesura della pasta a un certo punto abbiamo fatto una piega e poi l'abbiamo tirato bello sottile. Grazie a questo si ottiene questo effetto cuscino, ecco, direi quasi. Bisogna sempre stare molto attenti, ecco. Non è una frittura banale, la frittura non è mai banale, nel senso che bisogna sempre stare attenti a quello che si fa, perché il rischio di andare oltre è sempre presente. Adesso continuiamo ad andare avanti con la frittura del nostro gnocco fritto, o crescentina come dicono a Bologna, e ci vediamo dopo per le farciture. Ecco, abbiamo il nostro prodotto finito, il gnocco fritto o crescentine, che dir si voglia, bello arioso, gonfio, leggero, incredibilmente leggero, pur essendo stato fritto nello strutto. Dopo di questo andiamo a vedere due accompagnamenti tipici che facciamo nelle nostre valli del Panaro, e facciamo la cunza, anche conosciuto come lardo montanaro, e le cipolline borettane. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, mondo di accademia.tv ti aspetta.